Quando si parla di Campania, la maggior parte delle volte sentiamo nominare Napoli, Pompei o la costiera amalfitana, ma c'è un altro grande territorio che non ha assolutamente nulla da invidiare ad altri più famosi, che unisce mare e montagna in un paesaggio ricco e variegato. Siamo nel Cilento, una terra antica, verde e selvaggia, che da Paestum scende fino al golfo di Policastro. In questo video, girato nel pieno di un autunno caldo e soleggiato, vi racconteremo della zona di Centola e Palinuro, tra borghi sospesi, acque cristalline e tradizioni che resistono al tempo. Dopo un lungo viaggio in macchina, arriviamo alla nostra prima tappa dell'itinerario. Il borgo di Centola è un insieme di vicoli stretti scalinati in pietra e case addossate una all'altra. Qui tra il IX e il X secolo venne costruito un convento di monaci basiliani, di cui oggi rimane solo la torre campanaria. È proprio intorno al monastero che sorsero le prime case che formano ancora oggi il nucleo storico del paese. Il sole sta scendendo in fretta e così, prima di continuare con l'esplorazione del centro, andiamo verso il castello di San Sergio. Con una piacevole passeggiata si raggiunge questa dimora storica di origini quattrocentesche, perfetta se avete voglia di un aperitivo al tramonto con una vista pazzesca sul mare. Saremmo rimasti qui per ore in contemplazione. Tra l'altro, se volete potete anche soggiornare all'interno del castello, è infatti un bellissimo B&B. Siamo nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, per estensione il secondo più grande parco protetto d'Italia e dal 1998 anche patrimonio dell'umanità UNESCO. Quando torniamo in paese si sono accesi i lampioni e la luce è cambiata. Facciamo un giro senza meta tra le vie in salita e in discesa che profumano di erbe aromatiche, fino a che non sbuchiamo in piazza San Nicola di Mira, dove troviamo tutti gli anziani del paese intenti a chiacchierare. Salutiamo Centola, è ora di fare il check-in al nostro hotel a Palinuro. La sua terrazza a vista mare è qualcosa di incredibile. Dopo esserci sistemati velocemente, è ora di cena. Andiamo in un ristorante che si trova a 5 minuti di camminata dall'hotel. Per questo primo pasto ho provato la vicciatella della nonna, un piatto di verdure di stagione con al centro una fresella di grano condita con polpo. Una cosa fantastica. Mentre Paolo, che cosa ve lo dico a fare, l'avrete già capito, ovviamente ha inaugurato la nostra permanenza in Campania con una pizza. Siamo abbastanza convinti che nei prossimi giorni proveremo molti altri piatti tipici. Rientriamo in stanza per riposarci. Domani faremo un'esperienza che si prospetta bellissima. Buongiorno, oggi ci siamo svegliati con questa vista incredibile a Palinuro, c'è un po' di vento ma si sta benissimo. Oggi è tutto dedicato al mare, infatti stiamo per andare a fare un'escursione alla Grotta Azzurra e io non vedo l'ora. Dopo un'ottima colazione usciamo per raggiungere il punto di partenza della nostra barca. Oggi siamo stati davvero fortunati, c'è una fantastica e calda giornata di sole, per nulla autunnale. Anche se siamo in porto, l'acqua del mare è cristallina, di un azzurro chiarissimo. Il percorso prevede la navigazione intorno a Capo Palinuro per circa un'ora e mezza, viaggiando vicino alle scogliere rocciose alte fino a 50 metri.
Passiamo accanto a spiagge nascoste, calette raggiungibili solo dal mare, grotte e microisolette, fino all'arco naturale, formazione geologica che risale a milioni di anni fa. Queste acque sono perfette per lo snorkeling e le immersioni, dato che sotto le scogliere ci sono fondali rocciosi, praterie di Poseidonia e piccole grotte sommerse che ospitano una grande biodiversità. Come ultima fermata facciamo tappa alla famosa Grotta Azzurra. All'interno l'acqua è di un blu cobalto intenso, resa così da un'apertura sottomarina che lascia passare i raggi del sole. È un luogo magico, l'acqua è così trasparente che riusciamo chiaramente a vedere i pesci, i coralli e le pareti incastonate di minerali. È una bellissima esperienza in barca, ma anche durante le immersioni guidate deve essere uno spettacolo. Tornati in porto, la spiaggia con quel colore dorato mi ha praticamente chiamata. Non ho resistito e ho immerso i piedi in mare. Non era nemmeno fredda come me l'aspettavo. Qualcuno più coraggioso di me avrebbe potuto senza dubbio fare anche il bagno con questa temperatura. Per pranzo torniamo in paese. Siamo in una Risto pescheria per un pasto tutto a base di pesce freschissimo. Preparatevi a farvi venire fame. Dopo un antipasto di polpo e baccalà, Paolo ha preso dei tagliolini, spigole e vongole, mentre io ho optato per il tonno, tutto strepitoso. Una menzione speciale per gli eccezionali dolci creati a mano da nonna Anna. Il cannolo cilentano di Paolo era buonissimo, ma la mia crostatina, crema e cachi era un'altra cosa. Per smaltire tutto quello che abbiamo mangiato andiamo a Capo Palinuro. Dopo averlo ammirato dal mare camminiamo in una splendida macchia mediterranea. Si può partire dal porto e imboccando una scalinata, in circa 30 minuti si raggiunge uno dei punti più alti della zona. Siamo arrivati a Capo Palinuro e da qui partono tantissimi sentieri molto semplici in realtà che toccano tutte le varie torrette di vedetta che abbiamo visto prima dalla barca. C'è anche un anello intero per girare tutto il promontorio e arrivare fino al faro e dovrebbe durare circa un'oretta e mezza. Tra l'altro, piccola curiosità, quella che vediamo là in fondo è la Calabria, quindi oggi visibilità super. Con una passeggiata arriviamo al faro, che con la sua lanterna posta a 206 metri sul livello del mare è uno dei fari più alti d'Italia e pensate che la sua luce è visibile anche dalle coste della Sicilia. Grazie al drone possiamo vedere chiaramente il promontorio, che si dice ricordi un po' la forma di una mano. Cambiamo di nuovo prospettiva. Nella parte più bassa del paese si trova una bella camminata a vista mare e la spiaggia della Ficocella, una baia molto tranquilla e pittoresca. Proprio accanto sorge l'Antiquarium, piccolo museo archeologico che raccoglie reperti rinvenuti tutti a Capo Palinuro, attribuiti agli Enotri, primi abitanti della zona. Una popolazione che si dedicava principalmente all'agricoltura, tra le più antiche dell'Italia meridionale. Vogliamo ringraziare Marida per averci raccontato tanto di questi reperti e con un entusiasmo contagioso. La luce sta lasciando spazio all'ora blu. Prendiamo la macchina per raggiungere un punto che oggi abbiamo visto dalla barca. Per concludere la giornata siamo venuti alla spiaggia dell'Arco Naturale, che è proprio il confine ultimo del comune di Palinuro. Al di là c'è Marina di Camerota. Se cercate un posto per il tramonto, direi che questo è l'ideale, assolutamente perfetto.
tornati a Palinuro usciamo per andare a cena, ma nella piazza principale ci imbattiamo in un festival che stasera propone uno show cooking e musica tipica cilentana dal vivo. E chi siamo noi per non unirci ai festeggiamenti? Lo chef Michele Giaquinto ha preparato il piatto della centenaria, ricetta della tradizione di Centola con cavatelli fatti a mano, alici di menaica, finocchiato selvatico e pomodorini. Vi assicuro che anche con così pochi ingredienti la pasta era spettacolare. Si sentiva proprio la grande qualità dei prodotti usati. Rimane se non piove, non timo e non pisare. Ovviamente, per non farci mancare nulla, abbiamo provato anche il dolce, gli scabratielli cilentani con il miele caldo, semplici ma buonissimi. È stata una serata diversa e ci siamo divertiti molto. Abbiamo anche ballato su alcune canzoni, ma di questo non abbiamo una testimonianza video, mi dispiace. Bravo! Grazie. È già ora di rifare gli zaini per tornare a casa. Oggi, ultima mezza giornata in Cilento. Per raggiungere la prossima fermata attraversiamo la stupenda Forra del Mingardo, stretta gola scavata nel fiume Mingardo appunto, caratterizzata da altissime pareti rocciose che superano anche i 100 metri d'altezza. Sul limitare del canyon sorge San Severino. È oggi un borgo fantasma, abbandonato definitivamente intorno agli anni 70, ma è perfettamente conservato. Da non perdere la chiesa di origine longobarda ancora ben visibile nella parte orientale del paese. Il centro è piccolo ma suggestivo. Per arrivare in cima alla piazzetta più alta ci vogliono circa 10 minuti in salita, su gradoni in pietra, ma non c'è un grande dislivello. La sua posizione a strapiombo sulla valle regala un panorama strepitoso. Ci spostiamo ancora una volta. Se non ci fosse questa foschia, la strada sarebbe super panoramica. Siamo arrivati all'ultima tappa di questo breve viaggio nel Cilento, siamo nel borgo medievale di Pisciotta, ha anche iniziato a piovere un pochino. Quello che abbiamo capito in questi 3 giorni è che c'è tantissimo da vedere e dovremmo assolutamente ritornare per scoprire di più. Il paese, arroccato su un promontorio a 170 metri sul mare, offre una vista spettacolare sul Tirreno e sulle vallate circostanti. Oggi il tempo non ci aiuta, dovrete utilizzare un pochino l'immaginazione. Il suo cuore antico è un dedalo di vicoli in pietra, disposti a spirale intorno al vecchio castello feudale. Prima di iniziare il viaggio di ritorno, andiamo alla frazione di Marina di Pisciotta per provare le famose alici di menaica, presidio slow food, che si pescano solo tra aprile e luglio nelle acque calme del Cilento, tra Palinuro, Pisciotta e Camerota, la zona che noi abbiamo esplorato, insomma. Mentre noi pranziamo con del pesce freschissimo, è ora di salutarci. Abbiamo solo iniziato a conoscere questo vasto territorio, ricchissimo dal punto di vista storico, naturale e culinario. Speriamo che il nostro itinerario possa essere di ispirazione per voi per scoprire di più su questa regione speciale della Campania. Noi ovviamente dovremo tornarci per visitare tanto altro. Ci teniamo a ringraziare il comune di Centola e Viral Passport per averci dato la possibilità di raccontarvi questo territorio così genuino, che merita sicuramente più attenzione. Perfetto per chi cerca un viaggio lento e autentico in una terra ricca di tradizioni. Noi come sempre ringraziamo anche voi che ci seguite con tanto affetto. Tra 2 settimane ci spostiamo all'estero, questa volta al caldo, in un luogo dalla storia incredibilmente affascinante. Qui a destra trovate un altro video per continuare a viaggiare con noi, sempre un territorio sottovalutato ma che a noi è piaciuto tantissimo, il Piceno. Vi abbracciamo forte, ci vediamo tra 2 venerdì. Ciao! Ciao!